Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. Finalmente, dopo 2 mesi, anche più di 2 mesi, in cui mi sono occupato di altro, torno in giardino. Adesso pian piano tornerò in giardino, cercando di preparare questo giardino anche all'arrivo dell'autunno, all'arrivo anche dell'inverno. Questo giardino è stato trascurato per 2 mesi e mezzo. Sono venuto veramente poche volte in giardino, avrò tagliato 2 volte l'erba, ho avuto il tempo di tagliare 2 volte l'erba, mi sono occupato un po' dell'orto, perché comunque l'orto richiede più attenzione di quello che è la coltivazione delle piante da fiore in giardino, perché loro comunque, male che vada, patiscono un po', però poi si sistemano e si preparano magari per una nuova fioritura. Sono stati 2 mesi e mezzo più o meno abbastanza impegnativi, più che altro per quella che è la distanza, perché come ho detto in un piccolo video di appuntamento in giardino che ho fatto tempo fa, c'è questo bisogno di assistenza di questo familiare che non sta tanto bene, e quindi questo comporta comunque ad occuparsi di tutta quella che è la storia un po' della persona, occuparsi di quella che è anche tutta la parte burocratica anche della persona, che fa sì che venga poi assistita anche per quello che riguarda la burocrazia. E poi c'è anche questa lunga distanza da casa mia alla mia famiglia, che sono circa 74 km, che non è tantissimo, però quando c'è un'urgenza particolarmente impellente, allora tutto diventa molto più complicato. Anche una distanza di 70 km può rivelarsi poi impegnativa, e questo mi ha portato lontano comunque dal mio giardino. Un giardino veramente poco frequentato in questi 2 mesi e mezzo, lasciato un pochettino anche per certi versi un po' all'abbandono, e recuperato poi nei piccoli momenti in cui avevo il tempo di potermi appunto occupare delle mie piante. Comunque, la faccenda più complicata è stata quella di capire come gestire una situazione di questo tipo, perché quando capita per la prima volta tutto sembra sconosciuto, e quindi ogni cosa che si fa può rappresentare o un successo o un grave errore che complica ancora tutto. Però purtroppo si va avanti nella vita sempre per esperienza, e quindi tutto ciò che ci succede nella vita è sempre un'esperienza che noi dobbiamo prendere e cercare di capire un po' qual è il messaggio di questa esperienza e farlo nostro, in modo da prepararci poi sempre nel nostro cammino a qualunque evenienza. La vita purtroppo è così, presenta dei momenti anche abbastanza lunghi di pace, di tranquillità, e poi arriva poi il disastro incredibile. La vita non è un ciclo, una linea continua sempre dritta, ma è un oscillare continuo, che è quello che può rappresentare i problemi lavorativi, i problemi magari, che ne so, con il proprio partner, i problemi con i nostri animali, i problemi con la nostra famiglia. Queste sono un pochettino le priorità. Il giardino, se coltivato in un certo modo, può aspettarci. Io l'ho già detto anche tante volte nei video di appuntamento in giardino, ho preferito sempre prendere delle piante che abbiano una buona resistenza, soprattutto alla siccità, perché più avanti andiamo e ci accorgiamo che la siccità a volte diventa veramente molto molto pesante. C'è questo cambiamento un po' del clima che fa sì che a volte non piove per diverso tempo. Quest'estate in effetti per diverso tempo non ha piovuto nel mio giardino, e quindi per fortuna ho messo in coltivazione piante abbastanza resistenti, e quindi loro mi hanno aspettato, hanno sofferto un pochettino, però con piccole cure, un po' di amore qua e là, sono riuscito più o meno a recuperare il tutto. In questo video comunque, a parte tutta questa faccenda che continuerà nel tempo, spero di avere comunque sempre il tempo di occuparmi delle piante, soprattutto anche di fare dei video, di tornare a fare dei video di quelli che sono classici un po' del canale Appuntamento in Giardino. Questa è un po' tutta la faccenda. Adesso torno in questo video, che non sarà molto lungo, per portarvi un po' con me in giro nel giardino, per vedere non tanto dei grandissimi successi di fioriture incredibili, ma più che altro come hanno resistito le piante, alcune piante qui del giardino. In più ho elaborato questa idea in questo ultimo periodo, che è quello delle orchidee. Quando arriva la primavera io mi reco sempre, se riesco, a fotografare le orchidee in natura.
Siccome anche quest'anno non sono riuscito a fare dei grandi spostamenti per potermi dedicare a questo tipo di piante in natura, ho deciso di portarle nel mio giardino con l'acquisto tramite un vivaio che tratta appunto orchidee spontanee, e ho trovato una Ophrys bombilifolia o bombiliflora, adesso non ricordo bene il suo nome, che è un'orchidea spontanea del territorio italiano. Questo vivaio le coltiva, e in più anche una Serapias lingua, che è un'altra orchidea spontanea del territorio italiano. Le ho acquistate e così ho deciso di mettere in giardino. Nei prossimi video poi farò questo esperimento di inserimento in giardino di queste orchidee spontanee. Non sarà un video sul come si fa, ma sarà un video sul proviamoci, per vedere se l'esperimento poi riuscirà. Nella prossima primavera, se l'esperimento sarà andato a buon fine, vedremo poi spuntare queste orchidee dalla terra con la loro bellissima e piccolissima fioritura. Comunque di questo ci occupiamo in un altro appuntamento in giardino. Adesso ci muoviamo un pochettino qui in giardino per vedere un po' di fiori e un po' di piante anche un po' sofferenti, anche per vedere un po' quali sono state le piante più robuste in questo periodo in cui non sono potuto venire qua nel giardino per curare le mie piante. Beh, l'ho ripetuto spesso nei video di canale di appuntamento in giardino, riguardo la rosa knockout, l'ho già fatta vedere tante volte in giardino. Questa è veramente una rosa che ha dimostrato ancora una volta una grande robustezza e una resistenza incredibile. Nonostante un po' la trascuratezza che c'è qui nel giardino, un po' in questo stato di abbandono, potete vedere che comunque le fioriture delle rose knockout continuano. Ne avevo aggiunte ancora alcune piante, sono cresciute benissimo e hanno continuato comunque la loro fioritura. Ogni tanto intervengo con qualche taglio per cercare di controllare un po' le parti più secche quando riesco, e si stanno già preparando comunque a nuovi fiori. Questa è una rosa che va avanti poi fino all'arrivo dell'inverno, sempre con dei fiori. Proprio nella parte invernale più dura e più rigida, queste piante smettono di fare fiori, ma già prima dell'arrivo della primavera vedremo le rose knockout già partire per colorare poi di nuovo il giardino con questo bellissimo colore che caratterizza la rosa knockout in questa tonalità, perché c'è anche bianca. Anche lo spostamento del laghetto in questa zona più illuminata, prima era sistemato in una zona in cui il banano nel mattino non permetteva una grande illuminazione, anche questo spostamento è servito. Vi faccio salutare anche da Felicino, che tutte le volte viene a trovarmi qui quando faccio i video di appuntamenti in giardino. È riuscito l'esperimento, adesso vedete comunque una ninfea già in fase un po' terminale per quello che è lo sviluppo della vegetazione, ci sono un po' di foglie gialle. Comunque lo spostamento è stato un successo, non sono riuscito purtroppo a farvi vedere le fioriture, in più ho aggiunto anche degli utriculari acqua dentro, questa piantina carnivora acquatica che tra l'altro ha fiorito tantissimo. Peccato non aver fatto un video, perché qui c'era una marea di fiori gialli bellissimi, sostituiti poi dalla fioritura della ninfea. È stato un bellissimo spettacolo, mi spiace di non avervi portato davanti questa meraviglia. Comunque aspettiamo l'anno prossimo, quando questa ninfea ricomincerà poi a vegetare e a fiorire insieme a questa piccola pianta carnivora. Avevo parlato in un video di appuntamento in giardino dell'importanza della potatura verde, ovvero quello che si fa in estate, del glicine. Allora, è stata fatta sul glicine con il tronco contorto, che abbiamo visto spesso nei video del canale appuntamento in giardino, e anche nel glicine che cresce nel gazebo dove coltivo le piante tropicali. Qui nel glicine bianco purtroppo non sono riuscito a fare la potatura verde, perché in quei pochi momenti che sono riuscito a venire qui in giardino ho scoperto che in mezzo alle foglie di questo glicine c'era un nido di un merlo, e questo piccolo, uno o due piccoli, adesso non ricordo bene, sono rimasti nel nido veramente tantissimo. Probabilmente erano in una situazione veramente di riparo e poco disturbati, anche perché io non ero molto spesso in giardino, e quindi erano in una situazione proprio di tranquillità assoluta. Che cosa è successo? Che hanno sostato nel nido per tantissimo tempo, e quindi non sono riuscito a fare la potatura verde proprio per il fatto di non disturbare questi animali. Mi spiaceva, erano veramente
nascosti per bene in mezzo a questa folta vegetazione. Comunque qualche taglio l'ho fatto sul glicine, poi quando ho visto che non erano più nel nido. Non è stato fatto benissimo, ma io credo che il prossimo anno questo glicine bianco regalerà di nuovo una stupenda fioritura come quella che è arrivata poi all'inizio della primavera di questo anno. Qui siamo nel cerchio di iris che abbiamo visto fiorito in un video. Che cosa è successo? Anche qui per via della trascuratezza era diventato veramente un manto di erbe spontanee, ma gli iris neanche si vedevano più. Questo è successo anche nel sentiero degli iris. Ho dovuto fare poi un pomeriggio un grandissimo lavoro di pulizia degli iris. È evidente proprio il fatto che hanno sofferto l'essere proprio sommersi dalla vegetazione, perché gli iris vogliono comunque i rizomi che prendono la luce solare, perché altrimenti rimangono sempre umidi, marciscono e quindi perdiamo le nostre piante. Qui qualche pianta l'ho persa perché c'era veramente un groviglio di vegetazione, sembrava una piccola giungla tropicale. Ho fatto un po' di pulizia e in più, siccome avevo seminato le zinnie, ma ne sono spuntate solo 2 o 3, alla fine poi sono state ricoperte anche loro dalla vegetazione e si sono perse. Non ho avuto appunto la fioritura che volevo in questo cerchio con un tantissimo colore dato dalle zinnie, e pazienza. Così ho piantato dei crisantemi, delle talee di crisantemo bianco, quello che ho vicino dove c'è il Buddha, nella parte più rialzata del mio giardino. Ogni autunno questo crisantemo bianco mi regala dei grossi fiori bianchi bellissimi e così ho fatto delle talee. Queste sono riuscito a coltivarle in vaso, a tenerle sempre abbastanza umide per non perderle, e così le ho portate poi in cerchio attorno al lilla. Così la prossima primavera avrò la fioritura del lilla e in più quest'anno non lo so, qualche fiorellino lo faranno, ma il prossimo autunno, l'autunno del prossimo anno, qui ci sarà veramente tutto un bellissimo colore bianco dato da questi bellissimi crisantemi, ancora un po' piccoli, però aspettiamo che crescano per regalare poi una bellissima fioritura. Eccomi qua in questa piccola parte del sentiero degli iris che percorre qui il giardino. Vedete che gli iris sono rimasti molto piccoli, dovrebbero essere molto più grandi, con una vegetazione molto più bella, però purtroppo non ho avuto assolutamente tempo per potermi occupare anche di loro. Ne ho persi qualcuno, si sono creati dei buchi nel sentiero degli iris. Che cosa succederà? Succederà che poi ne acquisterò qualcuno magari da piantare con un colore diverso per colorare anche un pochettino questo lungo sentiero degli iris che è quasi totalmente viola, a parte qualche fiore bianco, poi ce ne sono alcuni neri, e magari comincerò a sistemare qualche rizoma qua e là per coprire questi buchi. Anche loro totalmente sommersi dall'erba, quindi in uno stato proprio di sofferenza. Mi è spiaciuto veramente tantissimo, però sono sicuro, visto la robustezza di queste piante, che la prossima primavera partiranno di nuovo nel loro splendore, arrivando poi di nuovo a fiorire, e non vedo veramente l'ora di ritornare poi di nuovo in primavera con le fioriture degli iris e questo giardino che si risveglia dal riposo invernale, che sarà anche, penso, molto lungo. Anche sotto la serra tunnel il calore è stato particolarmente eccessivo, ma in più c'è stata una sofferenza generale di queste piante, come dicevo, dovuto al caldo eccessivo e anche alla trascuratezza un pochettino. Io qui ho cercato di mantenere un pochettino pulite in questo periodo, ma le cimici sono arrivate anche sui pomodori, ce ne sono sempre tantissime, sono delle cimici bianche e nere o gialle e nere, piccoline, che pungono i pomodori e li rovinano, e in più rendono la pianta proprio sofferente. Qui ho cercato di bagnare come potevo nel poco tempo libero che ho avuto per potermi occupare del giardino. Il sedano è diventato un po' bianco, anche lui ha sofferto un pochettino, probabilmente anche tanto il calore. I peperoni non hanno fatto un peperone, no, uno l'hanno fatto piccolino lì, non so se riuscirà a maturare. In più il cavolo cinese che avevo sistemato qui è stato attaccato dalle cimici, anche qui una lotta senza fine. In più avevo sistemato anche qui delle coste, ma non c'è stato verso, non sono cresciute. E che cosa è successo? Le ho tolte e così ho piantato della Catalogna, in modo da avere poi della Catalogna da raccogliere poi nel periodo autunnale. L'ho già bagnata stamattina, l'ho piantata stamattina, ho dato un pochettino una pulita, ma anche qui nell'orto c'è un po' di erbaccia, c'è tantissimo lavoro da fare. E va bene, dai, pian piano cerchiamo di recuperare questo giardino che ha sofferto un pochettino la mia assenza.
Eccomi qua in questa zona del mio orticello in cui ho fatto un assemblamento di cavoli, li ho messi molto vicini, forse un po' troppo, comunque si stanno sviluppando abbastanza bene. Li ho sistemati tutti qui perché quest'anno ho capito che non avrei avuto molto tempo di seguire il giardino e quindi in questo modo io qui bagno abbastanza in fretta e poi è una zona che rimane riparata un pochettino per via della serra, dal calore poi pomeridiano perché fa un pochettino di ombra e quindi si mantengono un po' umidi. Cavoli di diverse qualità, quello rosso e quello normale verde e in più il cavolo nero toscano che mi piace tantissimo. Ho scoperto che ci sono due varietà in vendita qui in zona, in un vivaio, il cavolo nero toscano, quello normale, e il cavolo nero toscano gigante. Il prossimo anno cercherò di prendere quello gigante per vedere quanto è il suo sviluppo, perché sono piante che possono diventare anche abbastanza alte, raccogliendo sempre da sotto le foglie man mano che la pianta cresce. Volevo acquistare il cavolo nero gigante, però so di non avere molto tempo e quindi per adesso mi concentro su queste meravigliose piante e magari stasera mi cucinerò qualcosa perché ci sono già diverse foglie da poter raccogliere e cucinare, magari facendo un bellissimo ripieno su dei ravioli fatti in casa con delle noci, della ricotta e il cavolo nero. Potrebbe essere qualcosa di gustoso secondo me. Vediamo se riuscirò oggi a prepararmi qualche raviolino da mangiare stasera con Giorgia. Bene, chiudo questo video di appuntamento in giardino facendovi vedere la paulonia tomentosa che è cresciuta veramente tantissimo, una pianta che si è sviluppata senza la mia presenza e senza nessun problema qui in giardino, proprio è cresciuta, boom, è esplosa, è diventata veramente molto ma molto alta. Adesso poi io questa pianta non la lascerò così perché la paulonia può diventare veramente un albero di grandissime dimensioni, quindi la taglierò poi quando arriva la fine dell'inverno, verrà tagliata e resa di nuovo molto molto bassa. In questo modo si dà alla pianta l'opportunità di diventare una pianta più che altro pollonante con tanti polloni e questi polloni porteranno delle foglie che sono molto più grosse di queste perché può fare delle foglie ancora più grandi. E quello che mi piace di questa pianta, a parte la morbidezza delle foglie, è una bellissima ombra che crea al di sotto e quello che ha un aspetto che mi sembra sempre un po' tropicale. Come ho già detto tante volte, a me in giardino piace portare un po' questa tropicalità, questo aspetto anche un po' esotico, nonostante è un giardino con tante rose, con tanti fiori normali, classici da giardino, come anche per il banano mi piace portare proprio un po' di tropicalità, un po' di un qualcosa di esotico e lussureggiante che ricorda anche un pochettino la natura tropicale che possiamo vedere un po' in tante parti del mondo. Questo me lo dà sicuramente il banano. Questa è una pianta assolutamente rustica, quindi non è assolutamente una pianta tropicale, però il suo aspetto con queste foglie molto grandi mi fanno ricordare un po' la gunnera manicata, che è una pianta tropicale con delle foglie veramente enormi. Ho provato a coltivarla tante volte, ma non ci sono mai riuscito anche perché richiede tantissima acqua. Invece lei, tenendola pollonante, riesce a creare delle foglie molto grandi e può essere un sostituto, diciamo, un po' della gunnera, anche per la sua rusticità. Bene, io con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, che credo sia proprio un appuntamento in giardino creato per fare un posto per ospitare queste piccole orchidee spontanee di cui ho parlato all'inizio del video. Adesso vi saluto e un grandissimo ringraziamento a tutti per essere rimasti comunque collegati al canale Appuntamenti in Giardino nonostante questi 2 mesi e mezzo di assenza, ogni tanto intervallata con questi piccoli shorts dedicati alle orchidee perché molto vicine alla mia casa e quindi veloci da fare. Ciao a tutti e grazie come sempre. Ciao!